ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi finalmente vedremo come realizzare una bellissima borsa molto semplice e veloce. Intanto, vi ricordate la maglietta Dipsy? Vi ricordate il punto di lavorazione utilizzato? Bene, utilizzeremo proprio lo stesso punto per realizzare questa fantastica borsa. Vedremo una delle tantissime varianti del punto chevron in tondo con 3 colorazioni differenti piuttosto che con un unico filato ma sfumato. Per questo progetto ho utilizzato un fondovale 24x8 cm, del cordoncino in 3 colorazioni differenti. Come notate ho utilizzato questo color evidenziatore, lo chiameremo così quest'oggi, quindi se avete a disposizione uno di questi colori un po' difficili da utilizzare, io vi suggerisco di mischiarlo ad altre colorazioni un po' più tenui per ottenere un risultato portabile, proprio come ho fatto io. Dopodiché ho utilizzato 2 moschettoni a D, la tracolla verrà realizzata all'uncinetto, come notate è un po' particolare perché ho giocato molto con i colori anche per questo progetto, altrimenti non sono Momi, ed infine ho utilizzato anche un bottone magnetico direttamente da cucire, tutti gli accessori nella variante oro. Io spero che la bag vi piaccia, è molto estiva, super facile e veloce come vi dicevo all'inizio. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina per non perderti i prossimi progetti super estivi e di seguirmi anche sui miei social. A questo punto, sigla! Parto con la lavorazione del fondo ovale da 24x8. Intanto faccio un cappio, uncinetto 3,5, mi aggancio inserendomi in un foro qualsiasi, tiro fuori, blocco con una catenella. Nello stesso foro lavoro un punto basso per un totale di 2. Foro successivo, altri 2 punti bassi, foro successivo, 2 punti bassi. Ora ho il primo foro dell'angolo, lì lavorerò 3 punti bassi come al solito. 1, 2, 3. Foro successivo, 2 punti bassi, due punti bassi e credo che continuerò in questo modo. 2 punti bassi in ciascun foro. Quando arrivo all'angolo 3 punti bassi. Ultimo foro, altri 2 punti bassi e possiamo chiudere il giro. 1 e 2. Nel frattempo ho un totale di 92 punti che non è multiplo di 17. Quindi adesso durante il secondo giro non solo andiamo a rifinire prima di iniziare col punto di lavorazione vero e proprio, ma aggiungeremo esattamente 10 punti. Intanto vado a chiudermi in questo modo, entro nel primo punto basso perché prima ho la catenella, chiudo a punto bassissimo, faccio una catenella ed entro proprio nel punto di chiusura. Un punto. Andrò a fare gli aumenti in ciascun angolo dei 4, poi ne farò un altro nei lati più tondi e 2 nei lati più lunghi. Nel mio caso, visto che sto utilizzando un fondo 24x8, aggiungerò 10 punti. In caso voi utilizziate un fondo più grande o più piccolo o lo andate a fare all'uncinetto, l'importante è che il numero di punti che avete al di sotto sia multiplo di 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado a fare l'aumento nel secondo punto dell'angolo dei 3. 1 e 2. 10, 11, 14, un altro lo faccio qui, 15, 16 e poi 17, 18,
un altro lo faccio qui, 23, 24 e continuo. Al momento ho fatto 1, 2, 3 aumenti, ne devo fare altri 7 per aggiungere 10 punti ai 92 iniziali, 102. Adesso sì, mi ritrovo il multiplo di 17, per cui posso andare a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto e adesso iniziamo con il nostro punto di lavorazione. Faccio anche una catenella che già abbiamo visto per la lavorazione della maglietta Dipsy, però lì lo abbiamo lavorato a pannello, qui lo vedremo in tondo e con più colori, così vi faccio vedere anche l'effetto oltre a quello sfumato. Partiamo subito andando a lavorare il primissimo giro a mezzo punto. Come di consueto sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi. Potete fare anche un punto basso, una catenella o 2 catenelle o 3 catenelle. Poi prendo il cordoncino, vado nel punto successivo, 3 asole e chiudo tutto. Punto successivo, 3 asole e chiudo e continuo a mezzo punto. Termino questo primissimo giro a mezzo punto e ora iniziamo il secondo giro. Intanto vado a chiudere nel primo mezzo punto con punto bassissimo. Se avete fatto le 3 catenelle, nella terza catenella, catenella, entro sempre nel primo punto al di sotto, sostituisco il primo punto alto questa volta sempre con i 2 punti bassi e proprio come abbiamo visto qualche giorno fa, qualche settimana fa, andiamo a lavorare nei primi stavolta 6 punti, non 3, un aumento. Quindi questa è una delle differenze. Non facciamo 3 aumenti come nella lavorazione a pannello, ma ben 6 consecutivi. Secondo aumento. Terzo aumento, quarto aumento, quinto aumento, sesto ed ultimo aumento. Come notate abbiamo troppe maglie, no? Infatti la lavorazione sfarfalla leggermente, ma è normale. Adesso compensiamo questi aumenti con delle diminuzioni, ma non andremo a chiudere nemmeno in questo caso 2 punti alti insieme, bensì salteremo un punto successivo. Quindi saltiamo un punto e nel successivo facciamo un punto alto e ripetiamo questa sequenza per 5 volte. 1, salto un punto e vado nel successivo. 2, salto un punto, vado nel successivo. 3, salto un punto, vado nel successivo. 4, guardate come stringe già il lavoro. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e abbiamo fatto 5 punti alti singoli. Per andare avanti, se avete visto il tutorial precedente, non ci basterà che andare a ripetere questa sequenza di punti. Ricordiamoci sempre di andare a saltare un punto prima di andare a lavorare i prossimi 6 aumenti. Ripetiamo la sequenza. Nei prossimi 6 punti lavoriamo un aumento di punti alti. E ora facciamo l'ultimo aumento e rivediamo la zona delle diminuzioni. Saltiamo un punto e andiamo nel successivo e lavoriamo un punto alto e lo ripetiamo per altre 4 volte. 2, 3, 4,
salto un punto e lavoro il quinto punto alto. Fatto questo, saltiamo sempre un punto e dal successivo ripetiamo i 6 aumenti consecutivi e continueremo in questo modo per tutto il giro finché non lo terminiamo, ma ci vediamo esattamente qui. Sono al termine del giro e se anche voi avete calcolato il multiplo di 17 in maniera corretta, vi ritroverete anche voi in questa situazione, indipendentemente dalle dimensioni del fondo utilizzato. Vi ritroverete 11 punti dopo aver lavorato l'ultima sequenza dei 6 aumenti a punto alto. Quindi come chiudere il giro? È semplicissimo, viene tutto da sé. Andiamo a saltare il punto successivo e lavoriamo il primo di 5. 1, e quinto. Ovviamente ci rimarrà l'ultimo punto, ma è normalissimo perché ad ogni sequenza ne saltiamo uno e lavoriamo poi i 6 aumenti. Ma in questo caso, visto che abbiamo terminato il giro, ci andiamo a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Ora qui io dovrei andare a cambiare il colore e lo faccio senza troppi problemi. Vado a tagliare direttamente il cordoncino. Utilizzerò questa bellissima variante, chiamerei evidenziatore, perché voglio dare un tocco pop color proprio al progetto. Mi inserisco sempre nel primo punto dove ho chiuso. Prendo il cordoncino, lo tiro fuori, possiamo fare anche un cappio per comodità, blocco intanto con una catenella e riparto da qui. Sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi al solito e vado avanti con il corpo della borsa ripetendo il primo ed il secondo giro. Quindi punto successivo mi lavoro anche le code dietro e faccio un mezzo punto, punto successivo un mezzo punto e vedrete che durante questo terzo giro vi ritroverete lo stesso numero di punti del giro fatto a punto basso, nonché 102 o comunque quelli che avete caricato voi in base a ciò che avete utilizzato. Bene, sto terminando il terzo giro a mezzo punto, quindi come prima vado a chiudere con un punto bassissimo, continuo sempre con lo stesso colore, per un altro giro poi lo cambio. Iniziamo il quarto giro in maniera molto veloce perché non dobbiamo fare altro che andare a ripetere tutto quello che abbiamo fatto durante il secondo giro. Per cui sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, 1 e 2. Nello stesso lavoro il primo aumento e ripeto altri 5 aumenti per un totale di 6. Dopodiché, per completare il modulo, andremo a ripetere per 5 volte un punto alto saltando un punto al di sotto, ricordandoci sempre che quando iniziamo la sequenza degli aumenti dobbiamo saltare sempre il punto successivo e da lì si riparte. A questo punto io continuo con il mio lavoro, guardate, texture favolosa. Immaginate il corpo della borsa una volta terminato. La borsa sarà a dir poco fantastica secondo me, quindi continuiamo alternando questi primi 2 giri finché non raggiungiamo l'altezza desiderata della nostra borsa. In totale ho lavorato 24 giri alternando il giro a mezzo punto e quello a punto alto. Ho raggiunto un'altezza di 24 cm circa, devo stendere per bene la lavorazione, l'ho imbottita un po' per insomma preformarla un attimino ed è larga 25-26 cm. Un'altra cosa, come notate qui c'è la chiusura di ogni giro che va un po' in diagonale, è normale perché ho lavorato questa variante del punto chevron in tondo. Per ovviare a questo problema avrei dovuto lavorare in tondo sì, ma a pannello, una tecnica che vi ho mostrato spesso qui sul canale. Comunque ad un certo punto, affinché la chiusura all'inizio del giro non coincidesse praticamente con la parte davanti della borsa
borsa, rovinando tra virgolette la zona davanti, quella che comunque è a vista, ho spostato l'avvio e la chiusura del giro, quindi mi sono spostata esattamente qui, la vedete benissimo. Quindi questa è l'unica precisazione che ho da fare, ma tra l'altro non si nota granché, si camuffa benissimo con gli altri spazietti vuoti che abbiamo sul corpo della borsa. Questi spazietti vuoti corrispondono ai punti alti e al punto saltato dopo, tutto qui. Comunque andiamo avanti. Per la tracolla ci occorreranno 2 moschettoni a D, ma vanno benissimo anche quelli a ventaglio tondi, fa lo stesso. Me ne serve intanto soltanto uno. Cordoncino, uncinetto 3,5. Ho già fatto il cappio, vado a lavorare 6 punti bassi proprio qui sulla zona curva. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare 6 punti bassi. Continuo in questo modo per altre 2 righe, per un totale di 4 con la prima colorazione. Secondo colore, se vogliamo possiamo anche fare un cappio per comodità, che facciamo passare attraverso le 2 asole sull'uncinetto. Possiamo bloccare tutto, lasciamo la prima colorazione, giriamo il nostro lavoro, volendo possiamo lavorarci per un po' anche il colore e continuiamo il nostro lavoro. Vado a lavorare altri 6 punti bassi, continuo con la seconda colorazione per altre 3 righe, per un totale di 4 righe, poi cambio nuovamente il colore. Bene, ho terminato tutte le mie righe, come notate ho cambiato colore in maniera davvero casuale, proprio come mi ispirava. In totale ho fatto 81 righe a punto basso, ho raggiunto 44 centimetri, compreso anche il moschettone, esatto 44, considerando che il moschettone è da 3 centimetri, una volta fissato la mia tracolla arriverà ai 47-48 centimetri. Generalmente lo sapete, la mia tracolla ha una lunghezza da 50, 55 o 60 cm massimo, dipende dal modello di borsa, ma siccome la lavorazione è un po' elastica tengo in considerazione questo, perché con il tempo cede sicuro. Una volta fatto questo faccio passare il moschettone attraverso la lavorazione. Allora qui faccio in questo modo, guardate, blocco con una catenella così. Ok, piego la lavorazione in 2, così, e vado a cucire a punto bassissimo. Giro il mio lavoro, vado nel primo punto e nel punto che coincide. Passo il filo al di sotto perché lo devo prendere per andare a lavorare il punto bassissimo. Quindi prendo il cordoncino, faccio passare attraverso i punti e blocco. Volendo potreste fare questa operazione anche con ago e filo. Io preferisco fare così, quindi entro nel punto successivo e faccio il secondo punto bassissimo, terzo punto bassissimo, entro nel punto successivo, prendo il cordoncino e chiudo, semplicissimo davvero. Blocco gli ultimi 3 punti, quindi 4. Ultimo punto, prendo entrambe le asole, mi raccomando, con l'ultimo punto. Proprio come ho fatto all'inizio, entro direttamente nel mio moschettone, prendo il cordoncino e blocco, sigillo. Faccio una catenella di sicurezza, taglio, prendo un ago e vado a nascondere tutto. Non so se avete notato che qui mi sono agganciata sulla parte curva, mentre dall'altra parte sulla parte retta. L'ho fatto di proposito, mi piace giocare anche con gli accessori in questo modo, per cui quando ci agganceremo alla nostra borsa ci agganceremo da una parte e dall'altra. Questo sarà il risultato. La misuriamo per l'ultima volta, così vi do le misure precise. Sono arrivata a 47, ma ripeto,
è super elastica, quindi cede, è sicuro. Quindi per la patellina che fungerà da chiusura per la nostra borsa applicherò anche un bottone magnetico oro da cucire direttamente. Ho avviato 34 catenelle multiplo di 17, 17 più 17, 34, ripeto. Riprenderemo lo stesso punto di lavorazione, ma a pannello aggiungo una 35esima catenella che mi serve per ritornare indietro a mezzo punto. A partire dalla seconda vado a lavorare il primo mezzo punto sostituito dai 2 punti bassi e poi vado a lavorare gli altri 33 mezzi punti per un totale di 34 durante la primissima riga. Ho lavorato i primi 34 punti, devo chiudere l'ultimo, ma voglio giocare anche qui con i colori, perdonatemi, ma sapete, mi conoscete. Prendo il blu, vado a chiudere con il blu, anzi no, con il verde, color evidenziatore praticamente, quindi metto il cordoncino lì sull'uncinetto, chiudo con una catenella, stringo bene tutto, nel frattempo vado a lavorarmi così blocco fin da subito. Dunque ormai conosciamo la variante del punto chevron, abbiamo visto la lavorazione per la maglietta Dipsy, quindi vi mostro di nuovo il tutto ma in maniera più veloce. Nei primi 3 punti, visto che stiamo lavorando a righe, vado a lavorare un aumento di punti alti. Sostituisco il primo dai 2 punti bassi, poi rientro nello stesso, faccio un aumento e ripeto nei prossimi 2 punti. Salto un punto, vado nel successivo e lo ripeto per un totale di 5 volte. 2, 5, fatto questo salto di nuovo il punto e vado a fare 6 aumenti consecutivi, 2 punti alti in ciascuno. Fatti 6 aumenti consecutivi, chiudiamo la riga andando a lavorare un punto alto, ma ne saltiamo uno, ripetiamo per altre 4 volte, 2 e 5, ci rimarranno gli ultimi 4 punti, il primo lo saltiamo e negli ultimi 3 lavoriamo l'aumento di 2 punti alti. Le 2 asole non le chiudo, cambio nuovamente il colore e vado a fare la riga successiva. Ormai anche qui lo sappiamo, per ripetere, alzare il nostro lavoro dobbiamo ripetere la prima e la seconda riga. Io intanto continuerò così per un po' di righe, ci vediamo dopo così vi dico tutto. Bene, ho terminato il mio lavoro, in totale ho fatto 6 righe. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a rifinire, per cui vado a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 34 punti bassi. Ultimo punto basso, nello stesso ne aggiungo altri 2. Quindi angolo più il primo del lato più corto. Passo alla riga successiva e lavoro 2 punti. Per ciascuna riga lavorerò 2 punti bassi. Riga successiva. 1 e 2, riga successiva altri 2 punti, 1, 2, riga in blu altri 2 punti, 1, 2, riga evidenziatore, 1, 2, riga in lilla, 1, 2 e poi nella primissima catenella, se vi ricordate, questa qui, vado a lavorare 3 punti, quindi ripeto l'angolo. 1, 2, 3. Catenella successiva e inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella al di sotto. Guardate che lavoro ben rifinito. Continuo, nell'ultima catenella ripeto i 3 punti e poi in ciascuna riga vado a lavorare 2 punti bassi. Ci vediamo alla fine. Lavoro l'ultimo punto nello stesso punto del primo e poi stacco un po' di cordoncino. Mi aiuto con un ago e vado a fare la chiusura invisibile, per cui vado a sostituire l'angolo con un'asola. Entro al centro dell'ultimo e blocco.
E voilà, pattina pronta, misura 19 cm per, qua siamo a 7, mentre qui, sì, sempre 7 cm. Prendo ago per cucire e filo, l'ho preso blu perché cucirò il bottone magnetico proprio qui, non dove c'è la coda, qui andremo a cucire sul corpo borsa. Posiziono per bene al centro e con molta facilità vado a cucire. Bene, adesso ritorniamo al corpo della borsa. Adesso dobbiamo appunto applicare la tracolla. Mi aggancio sempre qui dove ho chiuso, non fa niente, quindi entro proprio nel punto alto, prendo il cordoncino e mi blocco con una catenella. Questa catenella diventerà un punto basso a fine giro. Intanto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto. Non solo andiamo a rifinire, ma andiamo ad applicare anche i ponticelli del manico. Mi fermerò sicuramente alla prima estremità dove ho i 12 punti alti, quindi i 6 aumenti. Allora, qui c'ho il punto alto normale. Siccome mi ritrovo 12 punti, vado a lavorare i primi 3, 2 e 3. I primi 6 li blocco con il moschettone, cioè gli altri 6 dopo i 3. Quindi entro nel moschettone, non so quanto riuscite a vedere, ma non so davvero come mettermi, sono scomoda anch'io. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, questo sarà il risultato. Vado avanti e mi rimangono gli altri 3, no? Quindi ho suddiviso praticamente gli aumenti che avevo al di sotto. Continuo finché non mi ritrovo poi dall'altra parte, dove andrò a ripetere la stessa operazione. Metterò il mio manico proprio così come ve lo sto mostrando. Qui ho sempre i 6 punti, aumenti per la precisione 12 punti, quindi cosa faccio per far coincidere allo stesso punto il lavoro? Lavoro i primi 3 punti alti, gli altri 6 li lavoro incorporando anche il moschettone, gli altri 3 e procedo finché non chiudo il giro. Quindi secondo me possiamo continuare anche da soli perché il procedimento è davvero facile. Giro completato, qui abbiamo la catenella iniziale, guardate cosa facciamo, passaggio che vediamo spesso, comunque ve lo mostro. Vado nel primo punto basso saltando la catenella, chiudo punto bassissimo, faccio una catenella, entro proprio nel punto di chiusura, nonché l'asola che ho creato alla catenella al di sotto, faccio il primo punto basso, quindi è come chiudere in maniera invisibile. Poi vado sempre nel punto dove ho chiuso e lavoro un punto basso e procedo per questo secondo giro. Non so se sui 6 punti bassi del ponticello andare a fare la lavorazione a canestro per rinforzare bene. Ora vediamo. Ok, ultimo punto, quindi intendevo dire non entrare qui ma entrare al di sotto. Che dite? Così rinforziamo? Ma sì, dai, facciamolo. Quindi lavoro a punto canestro, 1, 2, vediamo com'è, se non è carino esteticamente no, 4, 5 e 6 e dopodiché praticamente vado a lavorare in maniera normale. 2 e 3. Vediamo. Ma sì, dai, ci può stare, che dite? Così è bello rinforzato. Sì, ok. Ripeto la stessa operazione ovviamente anche dall'altra parte. Terminiamo il giro e poi credo che mi fermo. Vado a chiudere con asola di chiusura, ago e filo. Non rifinisco a punto bassissimo perché non voglio restringere il bordo superiore. Lo lascio proprio così perché è perfetta così la bag.
do gli ultimi 2 punti e ho finito, quindi vado a bloccare il filo per cucire in questo modo, come faccio sempre. Ok, un po' di filo lo disperdo. Allora chiudo la mia bag e voilà, troppo carina, vero? Non vedo l'ora di indossarla. Avete visto, senza fare nemmeno calcoli ho applicato la patellina alla chiusura alla borsa. Ho cucito la patellina prendendo l'asola del punto alto della riga in blu e il punto basso della patellina stessa. Avete visto, è stato super facile e veloce. Che dire, molto carina, mi piace troppo. Semplice e essenziale. Le misure già ve le avevo date, vabbè, vediamo un po' con i 2 giri a punto basso, siamo a 24, larghezza sempre 26, insomma non male, molto capiente, comoda, pratica, come dico sempre. Non vi rimane altro che replicarla. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la bag vi sia piaciuta, ve la faccio vedere anche indossata, è davvero favolosa, rende molto di più indossata che in video o in foto. Spero proviate a replicarla, mi raccomando fatemi sapere, inviatemi le vostre foto, come sempre vi aspetto giù nei commenti. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo contenuto. Per questo è importante che tu ti iscriva, attivi la campanellina per non perderti i prossimi contenuti super estivi, seguimi anche sui miei social. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!